Aggiorniamoci sui progressi incredibili del telescopio spaziale più lontano e potente della storia. Dal lancio ad oggi. Il James Webb Space Telescope della NASA, successore dell'agenzia al famoso telescopio Hubble, è stato lanciato il 25 dicembre 2021 in una missione per studiare le prime stelle e scrutare più lontano nel passato dell'universo che mai. Webb è attualmente nel suo punto di osservazione, il punto di Lagrange, esattamente a 1,6 milioni di chilometri da casa. È il più grande e potente telescopio spaziale mai lanciato. Mentre il James Webb Space Telescope continua con i suoi test di check-out nello spazio profondo, gli scienziati attendono con impazienza l'uragano di scoperte scientifiche che sperano di fare con l'osservatorio spaziale da 10 miliardi di dollari. I nostri ultimi aggiornamenti sulla missione hanno a che fare con la fascia di Kuiper e i quasar, obiettivi sia vicini che lontani che Webb osserverà per comprendere meglio l'universo. In primo luogo, la fascia di Kuiper, che ospita oggetti ghiacciati rimasti dalla formazione del Sistema Solare. Alcuni dei primi compiti di Webb saranno quelli di osservare brillanti quasar nel cuore di galassie lontane, per studiare come questi oggetti distanti, alimentati da buchi neri miliardi di volte la massa del nostro Sole, hanno modellato l'universo primordiale. Più vicina a casa è la fascia di Kuiper, Plutone e la sua più grande luna Caronte. Sarà un altro interessante obiettivo per Webb. Osserverà Plutone e alcuni altri oggetti nella fascia di Kuiper ai margini del Sistema Solare, per seguirli nel tempo e conoscere la loro chimica superficiale. Webb deve rimanere ultrafreddo. Il lato freddo di Webb è meno 233 gradi Celsius. Webb osserva la luce infrarossa, alias calore, il che significa che per garantire che le osservazioni non siano influenzate da alcun calore aggiuntivo, l'ambito deve rimanere super freddo. Per mantenere Webb abbastanza freddo, il team della missione ha dipinto il suo radiatore, che aiuta a irradiare calore lontano dal telescopio e componenti di un colore ultranero. Partiamo per il nostro viaggio nell'universo. Siete pronti? 25 dicembre 2021. Informano che il razzo Ariane 5 che lancerà il James Webb Space Telescope inizierà presto a fare rifornimento per il decollo. 150 tonnellate di ossigeno liquido e 25 tonnellate di idrogeno liquido scorreranno presto nei serbatoi del primo stadio dell'Ariane 5. Questo processo richiederà circa 2 ore per essere completato. Circa 15 tonnellate di propellente saranno caricate nel secondo stadio, o stadio superiore, dell'Ariane 5, un altro processo di 2 ore, che dovrebbe essere completato circa in un'ora, a soli 22 minuti prima del lancio. Dopo mesi di ritardi. Il nuovo grande osservatorio è pronto per il lancio alle 12:20 in Italia, in cima a un razzo Ariane Space. Ariane 5 dal centro spaziale della Guyana a Kourou, nella Guyana francese. Il webcast di lancio live della NASA è iniziato per questo lancio natalizio, un evento raro per la NASA. Il portavoce della NASA afferma che il telescopio rimarrà alimentato a batteria interna fino a quando i suoi pannelli solari non si dispiegano circa 30 minuti dopo il decollo. È una giornata nuvolosa a Kourou per il lancio, ma tutti i sistemi sono ancora verdi. Non lasciatevi ingannare da quelle nuvole, stiamo andando per il lancio, ha detto Navias. Il portavoce della NASA Rob Navias ha preso un momento nella trasmissione di lancio del James Webb per ricordare agli spettatori che Webb sta lanciando il giorno di Natale, 53 anni dopo che l'equipaggio dell'Apollo 8 della NASA ha trasmesso un messaggio della vigilia di Natale alla Terra dalla Luna. In quella trasmissione natalizia del 1968, gli astronauti dell'Apollo 8 leggevano dal libro della Genesi della Bibbia per celebrare la festa. Il lancio del James Webb Space Telescope è a portata di mano. Il razzo Ariane 5 che trasporta il telescopio è ora nella sua sequenza finale di conto alla rovescia di lancio automatizzato. Un controllo meteorologico finale del lancio rivela buone condizioni per il lancio, riferisce Ariane Space. Mancano meno di 3 minuti al lancio. Alle 13:22:20 del 25 dicembre 2021 il James Webb Space Telescope della NASA si lancia in una missione per cercare la prima luce dell'universo. Il decollo perfetto. 13:24:30.
Separazione del primo stadio. I due booster del razzo Ariane 5 si sono separati come previsto. Il razzo ha anche abbandonato la carenatura del carico utile. Tutti i parametri normali, riferisce Arianespace. 13:29 e 1 secondo. Una telecamera a bordo del razzo Ariane 5 cattura la prima foto del James Webb piegato per il lancio. 13:30 e 59 secondi. Il razzo Ariane 5 abbandona il suo stadio principale e accende il suo stadio superiore per continuare ad alimentare il telescopio in orbita. 13:40. Finora tutti i sistemi funzionano come previsto. Rimangono 4 minuti di volo a motore. 13:46 e 20 secondi. Spegnimento del secondo stadio. Il motore dello stadio superiore Ariane 5 che trasportava Webb si è spento come previsto. 13:58. Il James Webb si è separato con successo dal suo razzo Ariane 5 e ha dispiegato il suo array solare per iniziare un viaggio fantastico nello spazio. Una telecamera sullo stadio superiore del razzo Ariane 5 di Webb ha trasmesso in diretta il dispiegamento dell'array solare, che si è verificato un po' in anticipo. Vai, Webb, vai! Hanno suonato gli applausi del controllo di lancio di Arianespace, al centro spaziale della Guyana, nella Guyana francese. 14:15 minuti. Il James Webb Space Telescope della NASA è con successo nello spazio e inizia il suo viaggio di un mese verso la sua casa L2, a circa 1 milione di miglia dalla Terra. Il James Webb della NASA lancia un'epica missione per studiare l'universo primordiale. È un grande giorno per il pianeta Terra, ha detto l'amministratore della NASA Bill Nelson dopo il lancio. Scopriremo cose incredibili che non avremmo mai immaginato. 20:26 minuti. Sono passate poco più di 7 ore da quando il James Webb è stato lanciato nello spazio e il telescopio spaziale è già a 109.000 km di distanza dalla nostra bella Terra. 28 dicembre 2021. È ora più lontano dalla Terra rispetto all'orbita della Luna. Il veicolo spaziale ha anche completato la sua seconda delle 3 accensioni dei razzi per la correzione della traiettoria. Successivamente, l'osservatorio inizierà a schierare il suo enorme scudo solare. 20:05 del 28 dicembre. Webb inizia a dispiegare il suo enorme scudo solare, una componente vitale dell'osservatorio che supporta lo scudo solare. Alle 01:52 minuti del 29 dicembre. Completato con successo l'implementazione di entrambe le strutture del suo scudo solare, segnando un'altra pietra miliare nel processo di 5 giorni di dispiegamento dell'enorme scudo. Mentre il movimento effettivo per abbassare il pallet di prua dal suo stivato alla sua posizione dispiegata ha richiesto solo 20 minuti e l'abbassamento del pallet di poppa ha richiesto solo 18 minuti. Il processo complessivo ha richiesto diverse ore per ciascuno a causa delle dozzine di passaggi aggiuntivi richiesti, hanno detto i funzionari della NASA in una nota. Questi includono il monitoraggio ravvicinato delle temperature strutturali, la manovra dell'osservatorio rispetto al Sole per fornire temperature ottimali, l'accensione dei riscaldatori per riscaldare i componenti chiave, l'attivazione di meccanismi di rilascio, la configurazione di elettronica e software e infine il fissaggio dei pallet in posizione. 16:24-29 dicembre. Secondo un aggiornamento della NASA, il James Webb Space Telescope potrebbe avere abbastanza carburante per più del doppio della sua vita minima grazie alla precisione del suo lancio e alle 2 correzioni di traiettoria che il veicolo spaziale ha fatto fino ad oggi. 00:46 del 30 dicembre 2021. Completato con successo il dispiegamento dell'assemblaggio della torre che separa le 2 metà principali del veicolo spaziale. L'assemblaggio della torre dispiegabile dell'osservatorio ha richiesto poco più di 6,5 ore per estendersi, che ospita la sua elettronica e i sistemi di propulsione. Questo crea una distanza sufficiente per consentire agli specchi e agli strumenti sensibili di raffreddarsi alle temperature necessarie per rilevare la luce infrarossa, ha detto la NASA nella dichiarazione. Questo spazio fornirà anche spazio per le membrane dello scudo solare per dispiegarsi completamente. 19:30.
Il telescopio ha completato con successo i suoi 2 dispiegamenti critici. Webb doveva dispiegare un flap di momentum di poppa, una struttura a 3 pannelli nella parte posteriore e inferiore del telescopio, progettata per compensare parte della pressione del vento solare sul massiccio scudo solare. Il lembo dovrebbe aiutare Webb a risparmiare carburante durante la sua vita di missione, in quanto limita la spinta extra sul telescopio dal vento solare. Successivamente, doveva ritrarre le coperture della membrana dello scudo solare che hanno protetto i suoi sottili strati di scudo solare sin dal lancio. Il passaggio richiede l'attivazione di una serie di dispositivi di rilascio che quindi retraggono e arrotolano i coperchi della membrana per scoprire lo scudo solare stesso. Una volta dispiegato, lo scudo solare a 5 strati avrà le dimensioni di un campo da tennis, ma ci sono 50 passaggi distinti per metterlo in atto. 31 dicembre. È un grande giorno per il James Webb Space Telescope. È il giorno in cui l'enorme osservatorio spaziale schiererà i 2 bracci medi sul lato della porta e di dritta che estenderà il suo scudo solare fino a tutta la sua larghezza. Il braccio del porto sarà esteso per primo, seguito dal braccio di dritta. I motori guideranno entrambi gli eventi. Ogni braccio centrale si schiererà con i suoi 5 strati di membrana dello scudo solare attaccati. Webb passerà i prossimi 2 giorni a stringere la tensione dello scudo solare in modo che non sia allentato. 1 gennaio 2022. Il James Webb Space Telescope ha dispiegato con successo il suo enorme scudo solare venerdì 31 dicembre, segnando un'enorme pietra miliare nella sua lunga e complessa campagna di dispiegamento. Lo scudo solare, che aiuterà a mantenere l'ottica e gli strumenti di Webb abbastanza freddi da rilevare deboli segnali di calore dall'universo primordiale, si è dispiegato attraverso 2 mid-boom, che sono stati estesi su 2 tratti di circa 3 ore venerdì. Le attività di estensione del braccio sono state leggermente ritardate mentre i membri del team Webb hanno controllato, per assicurarsi che la copertura protettiva dello scudo solare fosse completamente arrotolata secondo necessità. Ma tutto ha funzionato bene. La NASA prevede di completare la fase di serraggio dello scudo solare lunedì 3 gennaio e terrà quindi una teleconferenza stampa per aggiornare il pubblico. 2 gennaio. I controllori di volo della NASA hanno ritardato il tensionamento pianificato oggi dello scudo solare per lavorare sui sistemi di alimentazione dell'osservatorio. 3 gennaio. In una teleconferenza mediatica, i funzionari della NASA hanno detto che Webb inizierà a stringere la tensione sul primo strato dello scudo solare e l'ottimizzazione del sistema di alimentazione. 2 problemi si sono verificati durante il fine settimana di vacanza di Capodanno. In primo luogo, i pannelli solari di Webb non generavano quanta più energia possibile a causa delle loro impostazioni di fabbrica. In nessun momento il telescopio spaziale ha avuto bisogno di energia, ma la NASA ha ribilanciato gli array in modo che ora possano lavorare al loro massimo dell'efficienza. In secondo luogo, i motori utilizzati per tensionare lo scudo solare di Webb non rimanevano abbastanza freddi come preferivano i controllori di volo. Hanno comandato a Webb di cambiare il suo orientamento nello spazio in modo da mantenere i suoi motori più freddi durante la fase di implementazione. Con entrambe queste correzioni, Webb sembra andare bene nella sua distribuzione. 4 gennaio. La NASA ha appena confermato che il quinto e ultimo strato dello scudo termico è stato teso con successo, segnando la fine del lavoro di dispiegamento dello scudo solare iniziato la scorsa settimana. Questo è un giorno storico. 5 gennaio. Specchio secondario del telescopio spaziale Webb dispiegato. La NASA riferisce che lo specchio secondario del James Webb Space Telescope si è dispiegato con successo ed è ora in posizione. I controllori delle operazioni di missione stanno ora lavorando per guidare i fermi in posizione, per proteggere lo specchio nella sua configurazione distribuita. Nei prossimi giorni, Webb distribuirà il radiatore di poppa, seguito dalla piegatura dei 2 segmenti laterali, o ali, del suo specchio principale. Questi passaggi segneranno le fasi finali principali del telescopio. 7 gennaio. Il James Webb Space Telescope ha aperto il primo dei 2 segmenti alari sul suo specchio primario esagonale, rivestito d'oro. La NASA ha ricevuto la conferma del successo del dispiegamento alle 19:11. 8 gennaio. È un giorno importante per il James Webb.
2 settimane dopo il suo lancio, il telescopio spaziale ha in programma di dispiegare il suo segmento di specchio finale. 20:04 dell'8 gennaio. Gli ingegneri della missione James Webb Space Telescope hanno confermato che l'ala dello specchio primario di dritta dell'osservatorio si è agganciata con successo alle 18:17, segnando la fine di un processo di 2 settimane che è stato il dispiegamento più complicato della NASA nella storia dei telescopi spaziali. È un telescopio completamente dispiegato, pronto a eseguire una scienza fantastica per espandere le nostre conoscenze. 9 gennaio. Con il James Webb ora completamente dispiegato, i lavori dovrebbero iniziare oggi per cominciare ad allineare i 18 specchi individuali che compongono lo specchio primario dell'osservatorio. Non è un processo veloce. Questa operazione è un'attività multi-step di più giorni, per attivare e spostare ciascuno dei suoi 18 segmenti di specchio primario che sono regolabili dalla loro configurazione di lancio, ha scritto la NASA in una guida all'implementazione. I segmenti dello specchio primario e lo specchio secondario sono mossi da 6 attuatori, che sono attaccati al retro di ogni pezzo di specchio. I segmenti dello specchio primario hanno anche un attuatore aggiuntivo al centro, che regola la sua curvatura. Lo specchio terziario del telescopio rimane stazionario. Lo specchio primario è la principale superficie di raccolta della luce di Webb. Rifletterà la luce verso lo specchio terziario, situato sui bracci di fronte al telescopio, che poi fa rimbalzare la luce negli strumenti di Webb. Ognuno dei 18 segmenti dello specchio primario è placcato in uno strato d'oro lucido, ma ultra sottile. Se lasciati in posizione di lancio, agirebbero come singoli telescopi con immagini che sarebbero sfocate e poco chiare. Una volta allineati, i segmenti dello specchio agiranno come uno specchio gigante di 21,3 piedi, 6,5 metri di diametro, il più grande di sempre nello spazio. La NASA ha stimato che potrebbero essere necessari fino a 120 giorni dopo il lancio per completare il lavoro di allineamento dello specchio di Webb. Le prime foto di Webb non sono previste fino a circa 5 mesi dopo il lancio, una volta terminata la messa in servizio. 10 gennaio. Il telescopio è a più del 78% della strada per l'orbita lunare, avendo percorso più di 1,1 milioni di chilometri dalla Terra, secondo il tracker dell'osservatorio della NASA. 20 gennaio. La prossima pietra miliare di Webb sarà il suo arrivo in orbita, attorno a un punto nello spazio chiamato punto di Lagrange, o Terra-Sole 2, o semplicemente L2. L'osservatorio si accamperà in orbita intorno ad esso. 23 gennaio. Il James Webb Space Telescope della NASA è a un giorno di distanza dall'arrivo alla sua destinazione finale, per la sua ambiziosa missione scientifica, un punto gravitazionalmente stabile nello spazio noto come L2. Webb dovrebbe entrare in orbita attorno al punto L2 lunedì 24 gennaio. Per fare ciò, sparerà i suoi propulsori alle 19 per alcuni minuti per spingerlo alla distanza finale nell'orbita L2. 24 gennaio 2022. Il giorno fatidico. Quasi un mese dopo il suo straordinario lancio, il giorno di Natale, il James Webb dovrebbe arrivare in orbita intorno a L2, oggi. Questo punto di osservazione aiuterà Webb a rimanere freddo, il che è fondamentale affinché i suoi strumenti scientifici funzionino come previsto. Il team della missione dirigerà l'osservatorio per sparare i suoi propulsori per circa 5 minuti, completando il lungo viaggio di 1,5 milioni di chilometri. 25 gennaio. Con il telescopio ora alla sua destinazione finale, gli scienziati possono tirare un profondo sospiro di sollievo. Dopo poco più di un mese nello spazio e decenni di sviluppo, Webb è ora nel suo sito di osservazione. Siamo a un mese e il bambino non ha ancora aperto gli occhi. Ma questa è la scienza che non vediamo l'ora. 29 gennaio. Gli scienziati del James Webb Space Telescope della NASA hanno scelto la prima stella a cui punteranno con il nuovo osservatorio, ed è in un luogo molto familiare. La stella, chiamata HD 84406, si trova nella costellazione dell'Orsa Maggiore, il Grande Orso, che ospita un modello stellare che potresti conoscere meglio come il Grande Carro.
Gli scienziati di Webb useranno la stella per mettere a fuoco ciascuno dei 18 segmenti speculari dello specchio primario di Webb. HD 84406 è una stella a circa 260 anni luce dalla Terra. 30 gennaio. Gli scienziati delineano la sequenza di attivazione per i principali strumenti di Webb. Il James Webb inizia a svegliarsi. 11 febbraio 2022. La NASA ha svelato la prima immagine di Webb. La foto, come visto sopra, mostra una stella chiamata HD 84406, vista attraverso ciascuno dei 18 segmenti di specchio dorato dell'osservatorio, mentre gli scienziati continuano a lavorare per allineare lo specchio per produrre un'unica immagine ultranitida dell'universo. Nel complesso, le osservazioni spazieranno dal nostro sistema solare ai primissimi giorni dell'universo. Un esempio di ciò che gli astronomi sperano di fare con Webb: studia tutti gli oggetti interstellari che si precipitano attraverso il nostro sistema solare. Ad oggi gli scienziati ne hanno individuati 2, Oumuamua nel 2017 e la cometa Borisov nel 2018. Ma Webb è più potente di qualsiasi altra cosa nel cielo, inoltre ha la capacità di osservare nell'infrarosso, un'abilità chiave. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. A presto con molte altre curiosità.